Cari amici di Bike Channel, benvenuti a questa nuova puntata di Mondo Triathlon. Io sono Dario Daldo Nardone e quest'oggi abbiamo con noi Roberto Roggero all'anagrafe. Per tutti, Roger. Ciao Roger, come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Benissimo, Bene, bene, grazie. bene. E allora anche con il nostro Roger abbiamo un sacco di cose belle e interessanti da raccontare del nostro mondo del triathlon. Cominciamo però, Roger, sempre con la nostra classica domanda. Vogliamo sapere quando eri bimbo e piccolo, anche se è impossibile pensarti piccolo sapendo quanto Come? sei alto? 1,84. Solo, sempre molto più alto. Solo. Ok. E quando eri bambino, quali sono stati i primi sport che hai affrontato nella tua esperienza sportiva? Ma allora, prima di tutto, quando ero piccolo ero proprio piccolo, perché poi sono Impossibile. cresciuto dopo i 14 anni, ero il Ok. più basso della compagnia. E poi c'è dato di boost però per crescere un bel po', Beh, insomma. ma non lo so cosa è intervenuto, probabilmente i geni di famiglia, del nonno, del papà, vabbè. E comunque ho iniziato a fare sport all'età di 4 anni e mezzo, Ok. Quale quindi sport? sci. Gli sci, Sì, wow. cioè, Ok. ho iniziato subito con gli sci, uno Mm. sport che a Busto si praticava, poi Sì. si andava praticamente. Sci di fondo, sci di discesa? No, no, sci da discesa, Ok. sci da discesa. E quindi già subito pronti via, 4 anni e mezzo, 5 ero sugli sci, perché poi avevamo casa alla Priga, quindi alla Lagna, Ok. e andavo su con i miei tutti i fine settimana, e da lì pronti via, prima gara, 5 anni, subito ho vinto. Cioè Wow. l'agonismo l'ho sempre avuto abbastanza Infatti questa afferrato nel mio DNA. è una delle prime domande che facciamo, proprio il rapporto con l'agonismo. Tu subito sul pezzo, quindi da questo punto di vista. Subito sul pezzo. Ok. Sì, poi sviluppato comunque crescendo via via gli altri sport, perché poi, vabbè, lo sci praticamente abbandonato dopo una decina d'anni. Vabbè, comunque tanta esperienza nello sci. Sì, sì. Quali sono Poi- state le maggiori soddisfazioni, insomma, al di là delle vittorie? Che cosa ti ha lasciato lo sci? Ma tanto freddo. Che poi mi sono Sicuro? riportato anche in altri sport e non ho mai superato. Ok. Purtroppo è stata una di quelle condizioni che me l'hanno fatto, non dico lasciare, ma comunque perché poi mi sono pian pianino avvicinato ad altre Però discipline sono un curioso di pochettino più capire anche ancora pratiche. per lo sci, perdonami, Eh, qual era la tua disciplina preferita delle varie? Slalom gigante. Quindi era molto Sì, tecnico sì, sì. anche. No, beh, slalom gigante, perché Ok, poi ai tempi il mio coetaneo, comunque di Busto Arsizio, era Piantanida, che poi è stato un nazionale di discesa certo. libera, Giorgio Piantanida. Ok. E quindi non dico che si sciava insieme, ma comunque poi, vabbè, quella è stata un po' l'escalation dei primi anni di attività sportiva. E invece gli altri sport quando sono subentrati, o meglio, quando hai deciso, perché hai deciso di mollare lo sci? Per il freddo? No, beh, allora lo sci lo praticavo sempre, perché poi i fine settimana erano quelli di periodo invernale, di weekend in montagna con la famiglia, Ok, quindi tutti i venerdì sera si partiva e quindi si andava in montagna e si sciava. Poi, pian pianino, crescendo, mi sono avvicinato ad altri sport che davano un pochettino più inerenti alla crescita fisica. Il nuoto, successivamente, vabbè, a 6-7 anni ho iniziato a nuotare, quindi è arrivato solo fino alla preagonistica, niente ok. di che. E poi mio papà, che era un grosso appassionato di cavalli, sono arrivato all'equitazione, che è stato il mio primo sport a livello agonistico di una certa importanza. Poi, Credo che in oltre 90 puntate fino ad oggi di Mondo Triathlon questa sia la prima volta che sentiamo parlare di equitazione, quindi sì, spiegaci un po', raccontaci un po' questo mondo, perché ma, poi c'è un po' di confusione, non è così conosciuta forse, anche perché ci sono diverse discipline, sì, no? allora io poi praticavo quelle salto ostacoli. Ok, quella Tecnicamente più... nei settori giovanili le si apprendono, praticamente ci si allena per praticarle tutte, che sia il salto ostacoli, il dressage, Mhm. il cross country, e quindi da giovane poi avendo quella passione di papà, perché poi tutte le settimane, avendo anche una casa a Varese, andavamo alle Bettole di Varese, vedevamo i cavalli da galoppo, poi lui è stato anche il proprietario di una scuderia di cavalli da corsa,
e quindi la passione è venuta da lì. E allora ho iniziato a 10 anni e l'ho portato avanti fino a 18-19. Io da profano ho un sacco di domande che mi vengono in mente a riguardo del rapporto anche e soprattutto col cavallo che diventa tuo compagno di fatica, insomma, tuo compagno di mille situazioni. Un piano compagno di viaggio, un po' come la bicicletta per il ciclista o la racchetta per il tennista, però ecco, hai a che fare con un essere vivente, quindi poi il feeling che si instaura è veramente bello, cioè piacevole, molto, molto diciamo umano, via. Poi a me sono sempre piaciuti gli animali di qualsiasi razza, di qualsiasi genere e quindi era proprio il mio ambiente. È proprio Davvero l'ambiente. affascinante, ci dovremmo fare una puntata, però dobbiamo andare avanti, purtroppo, o meglio, per fortuna Sì, perché no, dopo beh. sono successe tante altre cose, no? Sì, Come mai hai assolutamente. lasciato l'ippica, comunque il mondo dei cavalli? È un settore molto costoso. Ok, I miei mi hanno sempre sostenuto, poi io sono il terzo figlio di tre, quindi il più giovane, ero un po' il più coccolato e quindi proprio per questo certe possibilità le andate, non dico più a me che agli altri due, ma effettivamente è uno sport molto costoso e quindi certo. alla fine non non mi piaceva più interagire, nel senso essere di peso economico, tra Ok. virgolette, e quindi sapevo, ho visto i sacrifici che stava facendo, non che non avessimo le possibilità, però effettivamente poi mi sono avvicinato ad altri sport. Raccontaci tutto, quali sono stati gli altri sport? Beh, tennis, ma a Beh, livello proprio amatoriale, ok. e poi in ultimis il triathlon che poi ho conosciuto a 33 anni, quindi Mm. nel 2000. Allora, anni 2000, insomma, l'inizio di internet, sto triathlon che però ancora si conosceva ben poco, era stato alle Olimpiadi a Sì, Sydney ah, e proprio quindi per un quello pochettino, ecco, vedi, sono venuto a conoscenza, era estate, quindi parliamo di agosto, quindi sì? del 2000, e avevo sentito che debuttava questo sport, il Ma che triathlon. cosa sapevi tu di triathlon prima delle Niente, Olimpiadi? Niente. niente, perché poi la bicicletta era uno di quegli sport che non seguivo e proprio non mi davano piacere, cioè facevo fatica Fa un po' a, sorridere a adesso sentire immaginare. Roger No, che no, dice ma che... poi è stato lo sport in cui mi rivedo di più Esatto, adesso, certo. Cioè, però proprio il ciclismo lo seguivo, però effettivamente nuotare avevo nuotato e nuotichiavo, correre andavo a correre per un mantenimento fisico, via Sì? aerobico, e quindi c'era solo da inserire la bici. Avevo sentito di questo sport che debuttava e quindi che poi oltretutto, essendo stato in Australia e debuttava la notte piena, non l'avevo visto. Ok. Quindi oltretutto non l'avevo neanche seguito, però ho sentito parlarne e quindi da lì. Ma c'è stato un colpevole qui in Italia che ti ha un po' instradato, delle persone a cui hai fatto riferimento per come è cominciata l'avventura? Allora, come triatleti qualcuno le conoscevo già, poi frequentando la piscina di Busto Ok, conoscevo già dei triatleti che praticavano già certo. con la società di allora, quella per cui io poi mi sono tesserato il primo anno, che era la Prepatria di Presgualla, e certi Michele De Napoli, Sì, Riccardo Re, certo. Alessandro Brusa, Piantanida, Edoardo, quello Maurizio Brassini, Il brass, ecco. Poi da lì, conoscendo un po' di queste persone, ero rimasto su, perché poi oltretutto avevo un negozio nell'attività, quella lavorativa, a Sommalombardo, ok, proprio nelle vicinanze del negozio, il primo negozio del storico di brass. Bras che avevo in centro, Mhm. e quindi andando lì, scambiando due chiacchiere, mi sono iscritto e poi da lì è partito E vai, è il partita tutto. Sì, è l'avventura. partita l'avventura. Però noi vogliamo sapere assolutamente qual è stato il primo triathlon che non si scorda mai.
Prima Quando è triathlon stato? Dove è era stato? nell'aprile 2001 a Pianezza, allo sprint di Pianezza. Che Ok, adesso quindi mi scegli pare- uno sprint che, lo diciamo spesso nella nostra trasmissione, è probabilmente il modo migliore per approcciare il nostro sport. Perché Assolutamente poi sì, ognuno è libero di fare quello che assolutamente vuole, lo sì. diciamo, però diciamo per godersi anche tutto il passaggio che uno può arrivare anche a farlo, questo benedetto Ironman così amato, però partire subito con l'idea di quello e fare quello può Ma hai essere veramente toccato, deleterio. ma veramente hai toccato un punto importante, perché poi adesso vedo nei nuovi tesserati o quelli che si approcciano alla mia società, che vogliono iscriversi, la prima cosa che gli chiedo, ma tu che gare vuoi fare? Cioè, vuoi farti uno sprint? No, no, io mi devo iscrivere perché devo fare l'Ironman A. Ho detto, va bene, ma perché non parti da una situazione, da un'esperienza un pochettino più corta, in Perché cui non poi ti ti fai... godi il Ma sì, che ti percorso? godi la gara, ma comunque Certo, poi ci sono delle varie dinamiche nel triathlon, ce ne sono 1000 certo. differenti a ogni gara e quindi già approcciarle prima gara pronti via in una distanza così lunga e impegnativa, non dico che ti logora, però poi ti può lasciare anche una delusione. Invece Assolutamente. partendo dalle discipline o dalle distanze più corte, l'approccio diventa un pochettino più agevole, via, Certo. più facile. Raccontaci un pochettino com'è andata per te, nel senso che tipo di aspettative anche avevi e che cosa hai riscontrato, soprattutto poi è sempre molto particolare la prima volta in zona cambio, perché è una cosa talmente particolare che poi per chi non l'ha mai vista una zona cambio del triathlon magari anche non così semplice da spiegare, anche a livello di sensazione di quello che vedi, no? C'è quello che è super preparato con la bici all'ultimo grido e quello che magari ti entra con una specie di graziella un po' più... E che poi ti e che poi ti svernicia. svernicià, ecco. Tu come hai vissuto queste fasi? Cos'è stato per te questa prima? Ma ti dico, la prima zona cambio nella gara di Pianezza è stata veramente un mezzo disastro. Poi approcciata senza sapere le dinamiche della gara, poi in una condizione anche abbastanza fredda e quindi non sapendo come vestirmi. A quei tempi andavano i topperini con la mutandina. Ragazzi, eravamo tutti in top e Sì, costume. top e costume. Quindi poi mi ero portato dietro perché io poi, soffrendo il freddo, pur venendo dalle situazioni Ah, delle questo freddo montagne, che torna. sì, sì, che torna, mi ero messo in zona cambio la maglia a maniche lunghe da ciclismo. Ok, Infilarla dopo che si è bagnati, impossibile. impossibile, un disastro veramente. Però vabbè, è tutta esperienza. Dalla gara successiva poi si prendono le misure. Prima di arrivare alla gara successiva, però, dici quello che ti sei detto alla finish line di questo primo sprint. Questo è il mio sport o vediamo, ci penso un attimo. Pensavo già alla gara successiva. Innamorato perso subito. Sì, Ok. subito, subito. E cosa ti ha colpito del triathlon quindi? Cos'è che ti ha fatto capire che era il tuo sport? Allora, prima di tutto perché è uno sport all'aperto. Mm, Poi metti insieme, adesso noi lo chiamiamo triathlon, uno sport unico, senza soluzione di continuità, ma sono 3 discipline diverse certo. e quindi la bellezza di completarle una dopo l'altra nella maniera migliore è qualcosa che ti rimane dentro, veramente. Poi è diventato uno stile di vita, cioè proprio il piacere di andare a gareggiare e di allenarsi per praticare questo sport che è il triathlon. Che bello, che bello, che bello. Queste parole risuonano come una dolce Dai. melodia nelle nostre orecchie di noi triatleti, insomma. Roger, come è andata avanti la tua avventura? Nel senso, dopo quel primo triathlon a Pianezza, hai detto subito hai pensato all'altro, quali sono state le gare che hai Sì, fatte perché poi, subito? allora, tagliata la linea di arrivo, avevo incrociato subito dopo, alla finish line, Maurizio Brassini, che Eccolo eravamo in lì. squadra insieme. Lui sicuramente a quei tempi era già un triatleta di alto Tosto. livello, tosto, molto tosto. Però poi mi ha visto arrivare e ha detto, cavoli, ti ho visto scendere dalla bicicletta molto attardato, però poi te la sei cavata, hai recuperato bene, tu sei uno un pochettino più da lunghe distanze, cioè nel senso dovresti allungare un pochettino di più. E allora mi ha detto, vieni a fare un olimpico.
Ok. gara successiva, Olimpico di Candia. E vai. E via, a Ok. maggio. Tra l'altro Quindi senza scia quindi anche? senza no, c'era Forse la scia. c'era la No, scia no, all'epoca. no, ai tempi Ok. del 2001 c'era Ok, ancora la scia, non certo. era... Gli olimpici li si facevano ancora in Sì, perché piena poi luce negli ultimi scia. anni no Sì, draft sì, è no, diventato l'hanno anche tolto in Candia. draft Ok. proprio Com'è per andato avere questo una- olimpico? Bene, bene perché poi sono a livello fisico sono un diesel, Mm, quindi proprio per quello che dicevo prima mi scaldo nel durante, quindi le gare corte le soffro in maniera drastica. Poi il pronti via, poi io non sono uno che si scalda, fa stretching, fa riscaldamento iniziale. Arrivo lì alla gara, pronti via e parto. Quindi la gara sprint la subisco proprio a livello aerobico. Invece dopo un po' che sono in strada, diciamo, sul percorso, mi scaldo e viene fuori la mia condizione, ecco, la mia... Ascolta, senza voler fare un riassunto, perché insomma abbiamo tante cose da raccontarci, eh, però se dovessi parlare di questi più di 20 anni di triathlon, 25. Adesso 25 ragazzi, iniziamo la 25esima stagione, via, sì. quali sono i ricordi più forti che ti vengono fuori rispetto alle gare che hai fatto? Magari una soddisfazione per un bel risultato o magari semplicemente per una bella trasferta che hai fatto col tuo gruppo? Ma è proprio questo, il bello del triathlon è che lo vivi nel weekend completo, quindi dalla partenza da casa, quando poi fai... Le gare solitamente sono tutte comunque in posti belli e non sotto casa. Certo, Quindi ti dà anche modo di girare, perché poi ho fatto anche diverse gare internazionali, ho partecipato anche al mondiale dove mi ero qualificato del mezzo Ironman in Canada. wow, Quindi la possibilità proprio di girare posti con la mia famiglia e con gli amici. certo. Quindi di condividere questa passione a 360 gradi. Quindi il bello del triathlon è proprio quello. Poi il fatto di stare sempre all'aria aperta, condizioni difficili a parte, perché poi ci sono delle situazioni in cui si soffre la parte esterna in acqua o in bicicletta o nella corsa. Però cioè, il triathlon proprio accomuna questo piacere, questa atmosfera di trovarsi sui campi gara con gli amici, con amici come te. Noi ci siamo conosciuti sui campi gara, Certo, ci siamo rivisti 2 settimane fa a una gara, a un campionato italiano di cross, ed era un po' che non ci vedevamo. certo. E come se non ci fossimo mai neanche lasciati dopo anni, ci si rivede, amici come sempre, e si scambiano le battute, si scambiano i piaceri proprio di stare insieme, ecco, Certo. di condividere la giornata sportiva. Roger, prima parlavi anche della famiglia e la tua famiglia è decisamente una famiglia di sportivi e di multiatleti. Cosa ci dici? Sì. Perché poi è difficile sempre per un triatleta trovare l'equilibrio tra famiglia, lavoro, E insomma è sempre gli complicato. inizi sono stati abbastanza pesanti, Mm, poi come spesso accade, sai, trovare a ritagliarsi il giusto equilibrio non è facile. Fortuna mia che forse l'ho trovato, perché poi è 30 anni che sono insieme a mia moglie, che anche lei condivide, ho portato alle gare regalandogli un quindi è colpa Natale. tua? Ma lei è sempre stata sportiva, anche Certo, lei, perché poi praticava atletica, poi praticava subacquea, e nuotava e tutto. Però gli ho regalato la bicicletta, perché alla fine io ero sempre in giro in bici, e alla fine un Natale gli ho regalato la bicicletta e ho detto almeno usciamo insieme. certo, Questo dopo che nostre figlie, che ormai hanno 29, 28 e 30 anni, erano cresciute, però anche loro poi agli inizi, subito pronti via, gli abbiamo fatto fare tutti gli sport che volevano. E poi di consuetudine, d'altronde vedendo noi che andavamo, io che andavo alle gare, anche loro che bello. hanno iniziato a far Poker triathlon. di triatleti. Ma ascolta, quanto è importante anche, lo dicevi tu prima, quando magari si deve fare un lungo in bici o bisogna fare delle sessioni di allenamento particolarmente impegnativi,
avere vicino un compagno o una compagna che comprendono che quello che stai facendo serve per farti star bene, e quindi è un benessere poi per la famiglia intera e invece non fa Ma pesare la tua mancanza magari in alcuni momenti. è il 100%, nel senso è una cosa che completa il tuo lavoro, la tua attività, il tuo allenamento sportivo. Perché se hai pensieri in altre situazioni non riesci neanche a goderti o comunque ad allenarti nel modo migliore per superare certe difficoltà, perché comunque di difficoltà nello sport a livello agonistico se ne hanno sempre. Quindi per cercare il miglior risultato bisogna andare oltre la tua preparazione, nel senso bisogna spingersi sempre di più. E il fatto di avere una famiglia, un amore, figlie che ti seguono, comunque che condividono questo, è praticamente il completamento della situazione Certo. migliore, ecco. Ascolta, tornando al racconto di quelle che sono state le tue esperienze, sono le tue esperienze da atleta, poi dobbiamo parlare anche da presidente, anche onorario, insomma abbiamo diverse cose da dire belle del nostro Roger. Parlavi prima di un mondiale 70.3, giusto? Sì, Ci racconti mondiale. un po' anche quell'esperienza, perché insomma c'è una qualifica prima da fare, poi c'è una Sì, gara come in iridata da tutte vivere. le gare Ironman per arrivare a un mondiale, ma anche per altre situazioni mondiali, diciamo, vabbè, anche di age group e su distanze minori ci sono queste qualifiche. Poi tutti ambiscono nella distanza Ironman, che è quella full, si aveva sempre il sogno di Kona. Certo, Ecco, poi dato che io come preparazione mia personale, come attitudine, ho sempre preferito le distanze intermedie, quindi le mezze, ok. diciamo le mezze maratone, i mezzi Ironman. Quindi avendo nel 2013 avevamo fatto proprio squadra, perché ci eravamo iscritti in 17 Wow, a un mezzo Ironman in Lussemburgo, e proprio per quel discorso che dicevamo prima di condivisione del fine settimana, poi lì è stato veramente un bel viaggio, nel senso poi goduto dal giovedì della partenza fino al dopo gara. con la E ciliegina della torta della slot, quindi. quella ciliegina della torta che poi uno ha sempre il sogno di averla lì, perché poi ci si prepara anche per quello, Chiaro. ma non ero poi così tanto convinto. Mm, Alla fine è saltata fuori ok, e quindi, però dato che la gara si svolgeva a settembre, sì, dava la qualifica per l'anno successivo, ok. come tu come si sa almeno, per Sì. per l'anno in corso, perché poi le finali mondiali di mezzo e di Ironman si svolgono a novembre, quindi per dare anche la possibilità agli atleti di assorbire la Prepararsi un fatica pochino, certo. degli ultimi mesi, la danno per l'anno successivo. E quindi nel 2014 io poi e altri due atleti, Maurizio Piantanida e un'altra nostra atleta, Marina Brugnetti, ci siamo Sì. qualificati per il mondiale che si svolgeva in Canada. A Mont-Tremblant, forse? Mont-Tremblant, Ok. sì, bella Com'è città stata di montagna. dura come gara? Sì, beh, poi lì purtroppo sono arrivato un po' scarico. E mi sono goduto più la gara a livello paesaggistico e di panorama che non quella prestativa, via. Ma tanti lo dicono, anche perché poi arrivi a un mondiale e realmente poi una gara secca così, insomma, magari ci si gode più il percorso per arrivarci che non la gara in sé. Ma è Dal punto di vista lì più agonistico, che altro dico. perché poi i vari acciacchi procuratemi negli allenamenti precedenti mi hanno un po' precluso quello che era la prestazione effettiva. Ok, Però comunque ce la siamo goduta perché quella trasferta l'avevamo fatta con un certo Matteo Fontana, ok, che poi abbiamo condiviso il viaggio, il pernotto, perché gli avevamo prenotato anche, ha fatto proprio gruppo con noi perché lui sì, era da solo, e lui lì aveva vinto il mondiale di categoria. grande Matteo, infatti Sì, mi ricordo come complimenti. S1, che poi l'anno successivo era passato come Come professionista. professionista, Sì, sì. certo.
Ascolta, l'abbiamo parlato, ne hai accennato più di una volta del fatto dell'importanza del gruppo, lo diciamo sempre, il triathlon chiaramente è uno sport individuale, ma quanto è bello fare triathlon insieme con tutti gli amici della Pro Patria Busto Arsizio ARC, giusto? Sì, ma con tutti in Con tutti generale, ovviamente, ma stiamo con parlando tutti dalla... del team che il Sì, sì, nostro beh, poi Roger quello... ha presieduto, fondato e portato avanti per tanti anni. Sì, sì, ho presieduto per 15 anni, dal 2008 al 2023, poi adesso sono sempre dentro nel consiglio, diciamo come responsabile del gruppo multisportivo, triathlon, ciclismo, arrampicata, subacquea, via Un po' di un po' di tutto. tutto. Faccio questa considerazione con te, Roger, visto che sei un profondo conoscitore anche delle dinamiche della crescita e del rapporto che si ha all'interno di una società, comunque una società importante come la tua, come la vostra. Quali sono i compiti più importanti di un presidente? Che cosa hai dovuto fare? Che cosa bisogna fare per stimolare la presenza, l'attività degli propri tesserati e anche stimolare l'aumento del numero di tesserati, perché questo è un po' anche la questione che da sempre ci Sì. poniamo come triathlon. Bah, ormai a livello di conoscenza il triathlon lo si vede anche in TV, Certo, con le varie trasmissioni. Non è mai stato facile perché poi l'approccio è sempre quello di essere visti ancora e sempre considerati come dei super atleti mm. e Questo un po' invece allontana, no? Tende no, a difatti, spaventare, difatti. Sì, tende un po' a spaventare, però bisogna puntare tanto, tanto sui settori giovanili certo. e quindi quello è fatto un po' come ho fatto anch'io con la mia famiglia. Dagli age group che hanno la loro famiglia viene passato, viene un po' trasmesso a quelli che sono i figli e Certo. quindi adesso vedo quell'atteggiamento, nel senso quel cambio di direzione. Ai tempi, 25 anni fa, era un po' uno sport che arrivavano da altre discipline, cioè non c'era il triatleta Certo. specifico, arrivavano tutti da altre discipline come sono arrivato io, come anche i miei colleghi. Adesso effettivamente ripercorrono un po' i giovani, cercano di ripercorrere quelle che sono le attività dei genitori. Bisogna puntare su quello. Poi so che anche noi siamo stati un po' i precursori, ancora addirittura nel 2010, a livello di inserimento del duathlon nelle scuole, progetti Ok, scuole. Quindi quelli fondamentale. si stanno facendo, la federazione punta anche tanto su quello. Non è semplice perché poi già entrare nelle scuole già con un'attività fisica fatta in una certa maniera come viene svolta da noi, però non bisogna mollare, nel senso bisogna sempre tenere duro e portare avanti quello che è il nostro concetto e poi cercare di acquisire, di avvicinare sempre più persone. Se dovessi chiedere, scusami, non chiedere, ma dare un consiglio a un age group, comunque a un atleta che si vuole avvicinare, che magari arriva da altre discipline e vuole approcciare la triplice, ma come dicevamo prima, un po' spaventato dal, oddio, questi sono Superman. Ma no, avvicinarsi alle società che hanno in Certo, zona di riferimento, poi fondamentale. ormai le società di triathlon ce ne sono da tutte le parti in tutte le località. Quindi molte come la nostra, come molte società come la nostra, hanno aperto dall'atletica al triathlon e al ciclismo, quindi basta, cioè, avvicinarsi a queste realtà proprio per iniziare, perché poi lo sport, il nostro questo sport è bellissimo, Ti quindi acchiappa e non ti molla più. no, non ti molla più, Parola di diventa Roger e parola di una dato. droga sana. Assolutamente. Roger, siamo all'ultima domanda che non è affatto banale, lo sappiamo noi triatleti. Che cos'è il triathlon per te in questo momento della tua vita? È uno stile di vita che mi sono portato dietro, un equilibrio di vita che adesso nel non più agonismo
ferreo mi sto portando dietro proprio per godermelo ancora di più nel proseguio degli anni successivi, con la possibilità di partecipare ancora alle gare. Ecco, allora mi hai dato lo spunto perché scherzavo, ho ancora una mezza domanda da farti, anzi una bella domanda da farti. Da triatleta, atleta che vuol fare ancora le sue gare e divertirsi, c'è un sogno nel cassetto, quella gara lì che prima o poi dici la voglio fare? Campionato italiano 2 anni fa l'ho vinto, anche Olè. lì. E quindi poi un mondiale di sprint, proprio sull'onda di quel campionato italiano di sprint vinto, ho partecipato a Torremolinos a ottobre. Adesso l'obiettivo, diciamo, è accompagnare la figlia che fa le medie e lunghe distanze quando vorrà fare in un Ironman, e se si qualificherà per un mondiale, accompagnarla in quell'occasione. Ecco. Bellissimo, faremo tutti un gran tifo. Grazie di cuore al nostro Roger per Grazie a questa te, bellissima grazie a voi. chiacchierata. Finisce qui la puntata di Mondo Triathlon, ci vediamo alla prossima, sempre su Bike Channel. Da Doccia Io Triamo, buon triathlon a tutti. Ciao amici!